Ciao a tutti i followers e non di Hablemos de Calcio. Oggi vi parlo di un prodotto della cantera del Siviglia, Juanlu Sanchez, dove Juanlu sta per Juan Luis. Di questo ragazzo classe 2003 se ne parla con un certo entusiasmo, almeno dei tempi diciamo, delle ultime Olimpiadi, quelle di Parigi 2024, anche se in Spagna già da prima era segnalato come uno dei giovani più interessanti da seguire. Davanti a sé aveva un certo Jesus Navas, capitano del Siviglia, e proprio come Juanlu Canterano. È qui che l'ex Manchester City era tornato per chiudere la carriera. Nonostante la presenza ingombrante, Juanlu è riuscito comunque a trovare spazio e anche nello scorso campionato ha messo da parte un ottimo minutaggio, anche se Pimienta nell'ultima parte della stagione, poi sostituito da Caparros, io ho spesso preferito un altro giovane come Carmona. Parliamo di alternanza, va, diciamo così. Ma ciò nulla toglie le qualità di Juanlu che in patria è stato ed è lodato dagli addetti ai lavori. Io voglio tornare un attimo alle Olimpiadi di Parigi, dove inizialmente Santidenia aveva convocato Juanlu come riserva, salvo poi non solo inserirlo nella lista definitiva, ma gli diede anche modo di giocare quattro partite. E perché Santidenia decide di portare il Juanlu a Parigi? E lo stesso CT a spiegarlo, per la sua polivalenza, versatilità. Parlare delle skills di Juanlu è imprescindibile, dal fare riferimento proprio a questo suo essere jolly, il calciatore capace di tappare i buchi senza abbassare il suo rendimento. Ma andiamo a vedere dove gioca Juan Luis Sanchez. Di ruolo un terzino destro, abbiamo detto era già designato come l'erede di Navas, un erede che a mio avviso con il lavoro, l'impegno può diventare molto più forte dell'ex Manchester City. Probabilmente già oggi Qualu ha qualcosa in più a Navas. Attenzione, non sto dicendo che i due calciatori si somigliano, ma torniamo alle skills di Juan. È di piede destro, cosa importantissima, fa benissimo le due fasi. Ha un grande senso della posizione, copre sempre la parte interna del campo, è concentrato ed è difficile da superare. Non solo per questo suo senso della posizione, anche per il tempismo nel fare l'intervento difensivo, ma anche per la sua grande corsa. A gamba è veloce e quindi ha una grande spinta. È tatticamente intelligente, ha un cross molto preciso, ma per dare un'idea della polivalenza di Juanlu, voglio citare la partita dello scorso campionato Valladolid-Siviglia. Juanlu giocò da mezzala a destra. In questa partita il ragazzo segnò una doppietta e fece un assist e inoltre colpì un palo. Il primo gol è esemplare di tutte le doti di questo giovane. Letteralmente dette il passaggio a Vargas, che si trova larghissimo a sinistra sulla tre quarti di campo. Quallu si trova centralmente. Vedi il corridoio tra i due centrali del Valladolid e con un tempismo perfetto attacca lo spazio, come se fosse un attaccante. Riceve palla, la controlla, si trova in una posizione defilata, difende il pallone con il corpo nel tentativo di intervento di Candela, non è esente da colpe, e segna. Nel secondo gol il Siviglia recupera palla sulla tre quarti, contropiede di Luque Bacchio, taglia verso il centro, Quallu che era partito da una posizione centrale, intelligentemente va verso l'esterno. Il belga vede la sovrapposizione, gli passa il pallone e Quallu segna beffando Hein sul suo palo. Ora, non voglio dilungarmi oltremodo. Volendo sintetizzare, questo ragazzo è un terzino destro ed è qui che dà il meglio di sé, ma è disinvolto anche giocando sia come alla destra che come mezzala. È giovane e può solo migliorare. Ad aprile scorso ha rinnovato il contratto che scadeva nel 2026, adesso la scadenza è al 2029. So che c'è una clausola rescissoria, ma non so a quanto ammonta. Quella del vecchio contratto era intorno ai 20 milioni. Immagino che adesso sia aumentata. Per questo video è tutto, vi saluto, date un like e come sempre iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!